Buongiorno amici, buongiorno a tutti. Oggi continuiamo con la nostra storia della riforma protestante. Ci occupiamo della riforma nel Regno di Ungheria e nel Regno di Boemia. Infatti, come sappiamo, la riforma ottiene un grande successo nei paesi cattolici più orientali, cioè Ungheria, Boemia e Polonia. Oggi ci occupiamo di Ungheria e Boemia, non della Polonia. Sappiamo già che la riforma riguarda anche questi paesi perché abbiamo già studiato, vero? Abbiamo studiato le mie video lezioni sulla storia dell'Ungheria e sulla storia della Boemia. Qual è la differenza rispetto all'Europa occidentale? La differenza è chiarissima. Mentre in Occidente la riforma si innesta su nazioni con una monarchia forte e che sta diventando sempre più forte, tende all'assolutismo, una classe nobiliare che si indebolisce, i contadini sempre più liberi. Invece in Europa orientale avviene il contrario, la riforma si diffonde in regni come quelli appunto centro-orientali, dove c'è un sovrano debole, una potente aristocrazia terriera e contadini avviati verso la schiavitù. In Ungheria la riforma trova un sovrano molto molto debole, l'ultimo degli Jagelloni, Luigi II Jagellone, che regna dal 1516 al 1526 e che è anche re di Boemia. Attenzione, re d'Ungheria Luigi II era anche contemporaneamente il re della Boemia. Egli, come sapete, è destinato a morire se avete seguito le mie video lezioni sulla storia ungherese, è destinato a morire nella battaglia di Mohacs contro gli ottomani. Il re ungherese è molto debole perché i magnati lo hanno privato di quasi tutti i poteri e spadroneggiano in un clima di anarchia e di guerra civile. L'Ungheria era una monarchia solo sulla carta, in realtà era una oligarchia di magnati. La Chiesa ungherese nei secoli precedenti era stata sottomessa al sovrano, che nominava vescovi e priori, mentre il Papa si limitava a confermarli. Adesso queste cariche ecclesiastiche erano decise dalle famiglie dei magnati che controllavano il re ed erano appannaggio solo dei nobili di queste famiglie. Quasi tutti i vescovi e il clero secolare avevano finito per essere incarnati da nobili che possedevano scarso zelo religioso. In tali condizioni la Chiesa ungherese, non era in grado né di sostenere l'invasione islamica dei turchi né la penetrazione della riforma protestante. C'è da ricordare che in Ungheria vi erano già sudditi non cattolici, gli ortodossi romeni della Transilvania e gli ortodossi serbi del Banato e di altri territori. Secondo alcuni storici il terreno favorevole alla riforma fu preparato dagli Ussiti che giunsero in Ungheria dalla Boemia, ma altri studiosi negano l'esistenza di tale influenza. Le dottrine di Lutero iniziano a penetrare in Ungheria dalla Germania, naturalmente. Le idee luterane inizialmente vengono accolte favorevolmente da molti laici e da molti ecclesiastici che non pensavano ad uno scisma, attenzione, ma ad una riforma interna della Chiesa cattolica, una riforma di tipo erasmiano, e quindi molti senza volere uno scisma, senza volere una riforma, senza forse neanche accorgersi di aderire a dei comportamenti di stampo protestante, molti cosa fanno? Iniziano a semplificare il culto, ad adottare le lingue volgari nella liturgia, a condannare alcune forme di devozione. Ben presto però molti si dichiararono apertamente luterani. Il re Luigi Jagellone si fece convincere dal Papa a scatenare la repressione antiluterana. Le opere di Lutero furono bruciate e furono approvate la confisca dei beni e la pena capitale per tutti i seguaci di Lutero. La persecuzione divenne più stringente quando i riformatori Conrad Cordatus, che aveva ricevuto l'apprezzamento, pensate, della stessa regina Maria d'Ungheria, la moglie di Luigi II, e quando Johann Kressling favorirono la rivolta dei minatori in due distretti della Slovacchia, che faceva parte del regno di Ungheria. Lì si scatenò la repressione e tutti i capi luterani furono uccisi. Il 29 agosto
1526 il re ungherese e boemo, sia re d'Ungheria sia re di Boemia, Luigi II Jagellone, fu sconfitto e ucciso a Mohacs dagli ottomani. Mentre, attenzione, in Boemia il nuovo re Ferdinando I d'Asburgo, cognato del precedente, fu eletto dal Parlamento senza tante difficoltà, in Ungheria le cose non andarono così. Solo una minoranza di magnati e di prelati scelse Ferdinando I d'Asburgo. In realtà la maggior parte del Parlamento ungherese votò per il voivoda di Transilvania, colui che era già il principe di Transilvania, Giovanni Zapogliai, l'uomo più ricco del Regno d'Ungheria. Inoltre, attenzione, Ferdinando d'Asburgo e i suoi successori per molto tempo riuscirono a controllare soltanto una piccola parte nord-occidentale del Regno d'Ungheria, perché quasi tutto il territorio, compresa la capitale Buda, venne conquistato dagli ottomani in maniera stabile e completa a partire dal 1546. Da un punto di vista religioso, questa situazione, cioè la occupazione da parte degli ottomani, sancisce la distruzione delle gerarchie cattoliche ungheresi. Molti altri prelati erano morti a Mohacs, il più importante tra gli arcivescovadi ungheresi, quello di Esztergom, restò vacante tra il 1573 e il 1596, come l'altra sede arcivescovile, Kalocsa, vacante tra il 1528 e il 1572. Abbandonate rimasero anche le diocesi vescovili di Chanad, di Gyulafehérvár, che sarebbe Alba Iulia. Gyulafehérvár era la romana Alba Iulia, e anche la sede vescovile di Serem. Mi raccomando, pronunciamo correttamente l'ungherese. L'aspetto fondamentale che gli ottomani favorivano i protestanti, di cui apprezzavano l'iconoclastia, è la religiosità interiore. Fu vietato dagli ottomani ai vescovi cattolici di risiedere nell'Ungheria occupata dall'impero della Sublime Porta, dall'impero di Istanbul. La tolleranza degli ottomani permise ai predicatori protestanti ovviamente di diffondere le loro idee in Ungheria senza trovare quasi nessuna resistenza. Inoltre molte sedi cattoliche vennero secolarizzate e abolite. Alcuni vescovi cattolici si convertirono al luteranesimo, come Ferenc Thurzó, vescovo di Nitra, che si sposò 2 volte, oppure Andras Sbardellati, vescovo di Pécs, che si sposò anche lui, oppure Marton Kecsketi di Veszprém, oppure Simone di Erdőd, vescovo di Zagabria. Vi ricordo che la Croazia anch'essa apparteneva al Regno d'Ungheria. Spesso i vescovi si vedevano sequestrare le loro entrate per finanziare la guerra santa, sia da parte dell'Austria sia da parte dell'impero ottomano, che ovviamente era in guerra tra loro. Sia Ferdinando I sia Giovanni Zapogliai, ambedue cattolici, si consideravano entrambi sovrani di Ungheria, e questo paralizzò la monarchia. Molti nobili erano protestanti, ma né Ferdinando né Giovanni potevano permettersi di contestare la loro appartenenza religiosa, perché avevano bisogno del loro appoggio e dei loro finanziamenti. Anzi, spesso i 2 aspiranti sovrani finivano per ingraziarsi i grandi nobili, cedendo loro le entrate di vescovadi e monasteri. In questo modo aiutarono il processo di secolarizzazione delle proprietà ecclesiastiche che atterrò la Chiesa cattolica. Quindi né Ferdinando I né Giovanni Zapogliai fecero seri tentativi per arrestare la diffusione del luteranesimo. Non potevano permetterselo, non avevano la forza di farlo. Tra il 1526 e il 1541 il luteranesimo si diffonde enormemente nel Regno d'Ungheria.
inizialmente tra le popolazioni di lingua tedesca di Slovacchia e Transilvania, ma subito dopo anche nelle aree propriamente magiare. È chiaro come il crollo politico dell'Ungheria abbia aperto la strada alla riforma. Il dotto János Szilveszter tradusse il Nuovo Testamento in ungherese, il che si rivelò fondamentale per lo sviluppo della riforma protestante in Ungheria. Tuttavia lui era un erasmiano cattolico e rimase sempre tale e fu protetto dal magnate cattolico Tamás Nádasdy. Ma la maggior parte dei magnati ungheresi, abbiamo detto, abbracciarono la riforma. Essi nominavano le cariche ecclesiastiche nei loro domini e quindi riempirono le chiese di pastori luterani. Ogni magnate che si convertiva sanciva il passaggio del proprio territorio al campo protestante. Oltre agli ecclesiastici apostati, molti ecclesiastici provenivano dalla Germania, dalla Slesia e da altri territori della Boemia tedesca e dalla parte tedesca dell'Ungheria. Molti di loro avevano completato a Wittenberg la loro istruzione. Anche in Transilvania, governata, ve lo ricordo, da Giovanni Zápolyai, si diffonde il luteranesimo a partire dalle città tedesche chiamate città sassoni. I tedeschi infatti erano chiamati sassoni ed erano una comunità privilegiata e protetta da appositi statuti. Il loro capo, il conte Mark Pemflinger, incoraggiò sin da subito la diffusione delle idee della riforma. Nel 1533 giunse a Nagyvarad Johann Honter, che divenne il capo dei luterani transilvanici. Nella parte maggiore dell'Ungheria i predicatori luterani furono protetti dai grandi magnati. Il più importante tra questi sicuramente è Matyas Devai Bíró. Bíró era un ex prete cattolico che risiedette a Wittenberg, dove fece amicizia con Lutero e Melantone. Tornato in Ungheria trovò protezione presso diversi magnati. Nel 1533 fu arrestato e portato a Vienna, ma riuscì a fuggire. Le idee di Bíró sono praticamente identiche a quelle di Lutero: consustanziazione, salvezza verso la fede, sacerdozio universale, negazione del purgatorio e del libero arbitrio. Bíró fu aiutato nella sua predicazione da István Mogyikish, proveniente da Szeged, il quale si rivolgeva soprattutto ai contadini. Fino a metà del Cinquecento il luteranesimo non ebbe rivali tra le sette protestanti in Ungheria. Ad un certo punto però, come in Polonia, si diffuse in maniera rapida e travolgente il calvinismo. I magiari apprezzarono del calvinismo il fatto di non essere una forma di religiosità tedesca, di essere tendenzialmente repubblicano, infatti i nobili volevano aumentare i loro poteri a spese del re, e di avere un'impostazione presbiteriana che permetteva un controllo laico sulla Chiesa. Lo stesso Matyas Bíró si convertì dal luteranesimo al calvinismo e entro il 1560 fece convertire al calvinismo la città di Debrecen, la quale divenne Debrecen la Ginevra ungherese, dopo essere stata in precedenza anche il centro del luteranesimo magiaro. Bíró fu affiancato da Leonhard Haeckel. Per 25 anni Peter Melius Juhas fu vescovo di Debrecen. Quest'ultimo era un grosso polemista e nel 1561 pubblicò la Confessio Cattolica dei calvinisti ungheresi, strettamente influenzata dalle dottrine della Ginevra di Calvino. Naturalmente in questo caso cattolica non vuol dire cattolica nel senso del Papa, perché erano calvinisti. Confessio cattolica vuol dire universale, perché cattolico letteralmente, etimologicamente, vuol dire universale. In Transilvania la riforma non si diffuse molto finché Isabella, la vedova di Giovanni Zápolyai, che era appena morto,
e suo figlio piccolo Giovanni Sigismondo Zapolyai. Giovanni Sigismondo Zapolyai, figlio di Giovanni Zapolyai, furono dominati dalla sinistra figura del vescovo di Oradea, Frater Gheorghi, ma quest'ultimo fu assassinato nel 1551 e il calvinismo non ebbe alcuna difficoltà a diffondersi rapidamente in Transilvania. Nel 1663 fu emanata la Confessione Calvinista Transilvania a Cui, ovvero Kolozsvár. Cui è il nome romeno, Kolozsvár è il nome ungherese della stessa città. Nel 1557 la Dieta transilvana completa la secolarizzazione delle proprietà ecclesiastiche e i monasteri e gli ordini ecclesiastici vengono aboliti. Il protestantesimo prospera anche grazie al nuovo voivoda, il già citato Giovanni Sigismondo Zapolyai, figlio di Giovanni Zapolyai, che era appunto protestante. Egli governa dal 1559 al 1571, Giovanni Sigismondo Zapolyai. Egli nel 1564 concesse la completa tolleranza sia ai calvinisti sia ai luterani. Si tratta della famosa tolleranza transilvana 1564. In Transilvania trovarono rifugio anche gli antitrinitari sociniani provenienti dalla Polonia, di cui abbiamo parlato appunto nelle video lezioni della storia della Polonia, che ebbero molto successo riuscendo a convertire importanti personaggi. Lo stesso Giovanni Sigismondo Zapolyai divenne sociniano. Egli fu convertito da Giovanni Biandrata, che dal 1563 divenne suo medico personale e consigliere. I sociniani, dopo aver convertito il principe della Transilvania, convertirono anche l'arcivescovo più importante, il vescovo più importante della Transilvania, ovvero il vescovo della Kolozsvár, la comunità calvinista transilvana, che si chiamava Ferenc David. La dieta transilvana di Torda, la dieta di Torda, concesse a tutte le sette, compresi i sociniani, la libertà di predicazione. Abbiamo parlato, ve lo ripeto, dei sociniani nelle lezioni sulla storia della Polonia. Il cattolicesimo rischiava letteralmente l'estensione in Transilvania, ma fu salvato nel 1571 dal nuovo voivoda, il cattolico controriformista Stefano Batory, che 4 anni dopo fu eletto anche re di Polonia, il quale segnò un'inversione di tendenza. Bisogna ricordare che la Transilvania e gran parte dell'Ungheria, come vi ho detto prima, erano entità politiche sottomesse agli ottomani, i quali erano tolleranti sia con i calvinisti sia con i sociniani. Nell'Ungheria turca il cattolicesimo poté sopravvivere a stento grazie ai francescani nel 500 e ai gesuiti nel 600. Alla fine del 500, come vedremo tra poco parlando della Boemia, la Controriforma era alle porte. Sembra strano che l'unica parte dell'Europa centro-orientale dove il protestantesimo riuscì a sopravvivere alla Controriforma sia stata proprio l'Ungheria. Ciò avvenne proprio perché il regno di Ungheria era spezzettato e tormentato da guerre continue ed era per i 4 quinti sottomesso ai turchi ottomani, i quali ovviamente non avevano alcun interesse a ripristinare il cattolicesimo, quindi la stragrande maggioranza del territorio dell'ex regno di Ungheria fino alla conquista austriaca di fine 600 inizio 700 per molto tempo non ebbe alcun principe cattolico che potesse imporre la Controriforma. Parliamo adesso della riforma protestante in Boemia. Dal 1516 al 1526
Il re di Ungheria, come abbiamo visto, era lo stesso re di Boemia, ovvero Luigi II Jagellone. Ne abbiamo parlato prima. Egli era cattolico e cercò di favorire la Chiesa cattolica, senza però perseguitare gli Ussiti. Peraltro, al momento di salire al trono, Luigi aveva promesso di rispettare i Compactata del 1436, ovvero il documento che concedeva libertà religiosa agli Ussiti. Chi sono? Che c'entrano? In Boemia la riforma arriva in un paese che si trova in una situazione singolare. Infatti, come dovreste sapere, perché sicuramente avete visto le mie video lezioni sulla storia della Boemia, vero? La maggior parte dei cittadini della Boemia avevano già abbandonato il cattolicesimo per aderire all'eresia ussita, anche chiamata utraquismo, no? Gli ussiti o utraquisti. La religione ussita aveva conquistato contadini, piccoli magnati, abitanti delle città. Cattolici erano rimasti la maggior parte dei grandi nobili, i magnati e naturalmente le popolazioni tedesche, che in Boemia erano numerose, anche perché l'utraquismo possedeva una forte carica nazionalistica ceca, mentre i tedeschi avevano tendenze separatiste o comunque anticentraliste. Come ricordato nelle elezioni sulla Boemia, in realtà la differenza tra ussiti e cattolici sembra minima, perché si riduce all'usanza ussita della comunione con le due specie. Per questo vengono chiamati utraquisti, ve lo ricordate? Utraque vuol dire entrambe, cioè entrambe le specie, sia il pane sia il vino. In realtà dare il calice a chi si comunica fa la differenza, poiché gli ussiti sostenevano che fosse necessario la salvezza. Per questo comunicavano con il calice anche i bambini subito dopo il battesimo. Quindi gli ussiti erano considerati scismatici ed erano stati condannati più volte dalla Chiesa cattolica, che solo per un breve periodo aveva raggiunto un accordo con loro e concesso loro la tolleranza. In realtà gli ussiti erano odiati anche per motivi non teologici, perché avevano confiscato molte proprietà terriere e tolto i privilegi feudali alla Chiesa cattolica, oltre ad aver eliminato molti conventi e scacciato molti monaci. Inoltre, come altri gruppi eretici, ben prima di Lutero avevano sostenuto che la Bibbia fosse superiore al Papa e al Concilio. Inoltre avevano semplificato notevolmente le funzioni religiose, avevano ridotto le immagini e i segni esteriori e leggevano la Bibbia in lingua ceca. Tuttavia, lo ripeto, da un punto di vista teologico e dottrinale, a differenza di Lutero e Calvino, avevano innovato ben poco. Gli ussiti continuavano ad accettare i sette sacramenti, la transustanziazione, il culto dei santi, di Maria, delle immagini sacre e dei crocifissi, i vescovi, la successione apostolica, il celibato del clero e l'importanza delle buone opere. Tuttavia vi erano anche gruppi di ussiti estremisti che erano molto più lontani dall'ortodossia cattolica. Gli ussiti moderati di Praga li avevano debellati tutti, ad eccezione dei fratelli boemi, che all'inizio del Cinquecento si presentavano come una componente forte ed erano guidati da fratello Luca. I fratelli boemi avevano tendenze radicali e democratiche basate sul rigorismo biblico e l'etica puritana. Le assemblee di fedeli deliberavano sulle principali questioni, anche dottrinali, ed eleggevano vescovi e preti. Inizialmente i fratelli boemi reclutavano i loro aderenti tra artigiani e contadini, ma in seguito portarono tra le loro fila molti nobili, ricchi ed intellettuali. Siccome gli ussiti si diffusero anche nei paesi confinanti, gli storici discutono, con opinioni molto diverse tra loro, su quanto sia stata grande la capacità degli ussiti di preparare il terreno per la riforma protestante nel Regno di Ungheria o nel Regno di Polonia. La diffusione dell'ussitismo in Polonia e in Ungheria fu favorita dall'importanza dell'umanesimo, che in questi paesi era molto più sviluppato che in Boemia, anche per via della limitata importanza dell'Università di Praga. Come abbiamo detto, Luigi II Jagellone, re di Boemia, che era anche re di Ungheria, morì nella battaglia di Mohacs
contro gli ottomani nel 1526. Tuttavia, a differenza dell'Ungheria, la Boemia non fu occupata dagli ottomani. La dieta boema, un po' perché corrotta, un po' per paura dei turchi ottomani, elesse come nuovo re Ferdinando I d'Asburgo e Austria, fratello di Carlo V, di cui abbiamo già parlato poco fa in relazione all'Ungheria. La motivazione era che la sorella di Ferdinando, Maria d'Asburgo, aveva sposato il defunto re Luigi Agellone, ma vi erano stati anche altri matrimoni tra la linea boemo-magiara degli Agelloni e gli Asburgo, ed inoltre erano stati firmati dei trattati che legittimavano la successione asburgica. La dieta aveva posto la condizione però che Ferdinando rispettasse gli Ussiti. In realtà Ferdinando era meno tollerante del predecessore e avrebbe voluto che gli Ussiti tornassero in seno alla Chiesa cattolica. Comunque non era un fanatico, egli poteva tollerare la comunione con le due specie, il matrimonio del clero, in quanto non essenziali alla fede. Ferdinando non era in grado di sradicare gli Ussiti, perché, come abbiamo già detto parlando di Ferdinando come re contrastato di Ungheria, a lui aveva bisogno dell'appoggio dei grandi nobili e delle risorse finanziarie dei grandi nobili, che erano per lo più Ussiti. Tuttavia Ferdinando, in accordo con gli Utraquisti, sperava di reprimere almeno le sette radicali, tra cui i fratelli Boemi. Però anche i fratelli Boemi avevano molti aderenti nella nobiltà, sicché non era il caso di mettersi in urto con loro. Inutili furono anche i tentativi di reprimere i luterani, che in Boemia erano meno diffusi che in Ungheria e in Polonia, giacché i boemi avevano già riformato la loro chiesa con l'utraquismo. Ad ogni modo i luterani avevano successo nelle comunità di lingua tedesca, dove le loro idee si erano diffuse sin dal 1520. Nei primi 20 anni del regime di Ferdinando, il luteranesimo si impone sempre più in città come Pilsen, Asch, Joachimsthal, Caden, Aussig, Elbogen e anche a Olomouc in Moravia. Sebbene gli Ussiti non condividessero molte posizioni dei luterani, per esempio sulla salvezza per fede o sul matrimonio del clero, tra le due confessioni non vi era ostilità. Lutero aveva riconosciuto in Jan Hus il merito di essere stato un suo precursore e aveva fatto pubblicare in tedesco le opere di Hus o di autori ussiti. Ottimi erano i rapporti anche tra luterani e gli estremisti ussiti dei fratelli boemi. Dopo la morte del loro capo fratello Luca nel 1528, fratello Augusta, il suo successore, fratello Augusta, mirava ad un patto di alleanza tra le due confessioni. Un altro legame tra riformatori cechi e tedeschi si creò con l'arrivo in Boemia degli anabattisti tedeschi dalla Germania, dalla Svizzera e dal Tirolo. Il re Ferdinando cerca di perseguitare gli anabattisti, ma la dieta dei nobili si oppone. Sapete perché? Perché ai nobili moravi facevano comodo le loro competenze. Infatti gli anabattisti erano ingegneri minerari, tessitori, fabbri, vasai, medici. Le persecuzioni contro di loro ci furono, anche crudeli, ma sporadiche e discontinue. Il loro primo capo, Balthasar Hubmaier, fu ucciso nel 1528, ma ben presto arrivò a prendere il suo posto il tirolese Jacob Uter. Abbiamo già parlato delle vicende degli anabattisti in Boemia nella videolezione dedicata espressamente a loro, agli anabattisti, alla quale ovviamente vi rimando. Il calvinismo penetra in Boemia sin dal 1536, ma non ha molto seguito, non avrà mai molto seguito, perché i boemi di stirpe ceca erano soddisfatti dall'utraquismo, mentre i boemi di stirpe tedesca avevano abbracciato il luteranesimo. Nel 1547 la dieta boema sfida Ferdinando I, schierandosi dalla parte di Federico di Sassonia e della Lega di Smalcalda, la lega militare luterana tra i principi tedeschi.
Dopo la sconfitta di Mühlberg, la sconfitta della Lega di Smalcalda a Mühlberg da parte dell'esercito di Carlo V, Ferdinando ne approfitta per limitare i diritti della dieta e delle città e per perseguitare i fratelli boemi. Nel 1548 emana un editto contro di loro, i fratelli boemi, che li costringe a convertirsi o ad andare in esilio. Molti di loro lasciano il paese spostandosi in Moravia, dove l'editto non aveva efficacia, o in Polonia. Ferdinando fa incarcerare e torturare il loro capo, fratello Augusta. Pensate, rimase in carcere dal 1547 al 1564. Ma i fratelli boemi sopravvissero e dopo la morte di Ferdinando rifioriscono sotto la guida di Jan Blahoslav, storico e traduttore della Bibbia, che va considerato il massimo esponente dei fratelli boemi prima di Comenio. Nel 1558 Ferdinando I venne eletto imperatore germanico, che gli conferisce maggiore mordente nell'opera della Controriforma. Nel 1566 Ferdinando introduce i Gesuiti in Boemia, i quali Gesuiti fondano collegi e un'università. Infatti Pietro Canisio, proveniente da Vienna, Pietro Canisio guida la comunità gesuitica a Praga, dove fonda l'Università del Clementinum. Nel 1561 Ferdinando fa nominare come nuovo vescovo di Praga Antonin Prus e insieme a lui porta avanti una politica tollerante nei confronti degli Ussiti. Convince persino Papa Pio IV a permettere la comunione sotto le due specie, ma gli utraquisti rifiutano la riconciliazione con il cristianesimo cattolico. La politica di Ferdinando quindi fallisce. Poi abbiamo già fornito alcuni elementi sulla Controriforma in Boemia nelle video lezioni dedicate alla storia della Boemia. Il successore e figlio di Ferdinando I, Massimiliano d'Asburgo, che regna tra il 1562 e il 1576, è costretto nel 1567 ad abolire compactata e a riconoscere una chiesa utraquista indipendente. La Controriforma non ha successo, almeno per ora. Le case dei Gesuiti chiudono, sia utraquisti sia luterani continuano a sottrarre fedeli alla Chiesa cattolica. Il protestantesimo è ormai penetrato profondamente in Boemia. Nel 1575, in previsione della successione del controriformista intollerante Rodolfo d'Asburgo, utraquisti, luterani e fratelli boemi concordano una professione di fede comune. Questo è importante, si chiama Confessio Boemica, che pur senza creare una chiesa protestante unitaria permette loro di presentarsi uniti. Sotto il regno del successivo sovrano Rodolfo II, 1576-1611, gli Ussiti cominciano a declinare e molti di loro confluiscono tra i luterani o tra i calvinisti. Dopo 2 secoli va spegnendosi la spinta propulsiva del movimento. I Gesuiti e la Controriforma iniziano a darsi da fare. Alti funzionari protestanti erano stati sostituiti con cattolici. Nel 1609, tuttavia, i protestanti sono ancora forti. La maggioranza protestante della Dieta costringe Rodolfo II a concedere la lettera di maestà, 1609, la lettera di maestà che riconosce libertà di culto ai membri della Chiesa riformata boema. Il re successivo, Mattia, sul trono dal 1611 al 1619, era un debole. La Controriforma degli Asburgo d'Austria riuscirà a sradicare il protestantesimo in Boemia solo dopo la sconfitta della rivoluzione boema nella battaglia della Montagna Bianca del 1620, all'inizio della guerra dei 30 anni. Ma questa è un'altra storia. Arrivederci.